Ehi Giurma, bentornati nella baia. Anche oggi siamo carichissimi con un nuovo appuntamento dedicato alle ultime notizie dal mondo della VR e del gaming flat. Settimana davvero intensa con il lancio di Into the Radius 2 su queste tre, il ritorno di un grande classico come Syberia anche in realtà virtuale, nuovi dettagli su Laser Dance e finalmente una data di uscita per Into the Darkness VR. Vi consiglio di rimanere fino alla fine perché tra posticipi, conferme e anche qualche sorpresa ci sarà molto di cui parlare. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate tutte le notifiche per non perdervi neanche un'onda del mare del gaming. E adesso sigla. La baia di Ben, la baia di Ben. Ragazzi, ve l'avevo detto, era solo questione di tempo prima che questa situazione dei prezzi esplodesse. Prima GTA 6, con mesi e mesi di rumor spinti anche e soprattutto dalle testate specializzate, che raccontavano di un prezzo che sarebbe arrivato addirittura a 100 euro. E il bello qual era? La gente contentissima, vabbè, ma per GTA li spendo volentieri. Come se il prezzo più alto fosse in automatico un sinonimo di qualità superiore, quando invece è una semplice speculazione sul nome. Poi Nintendo, con Switch 2, con qualche polemica sul prezzo della console da parte di non fan, ovviamente, ma i fedelissimi ovviamente dire subito che 500 euro ci stanno, Mario Kart a 90 euro è giusto così, e che anzi sarebbe pure poco. Insomma, l'entusiasmo da parte di tutti ormai è stato così palese che l'argomento è stato sdoganato. E adesso, puntuale come l'alta marea a Venezia, il mercato risponde. Ah, quindi i giocatori sono disposti a pagare di più per i videogiochi? Ok, allora Rockstar ha aumentato i prezzi di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 sulle versioni console e senza dire nulla. Si sono alzati un mattino, hanno deciso di mettere mano al listino e via. PS4, Xbox e PS5, boom, il primo Red Dead passa a 50 euro e Red Dead Redemption 2 sale a 80 euro in versione digitale. Nessun annuncio, nessuna giustificazione, semplicemente possono. Perché? Perché il terreno è stato ben lavorato, perché abbiamo dimostrato di essere disposti a pagare qualsiasi cifra se il nome è quello giusto. E da qui in poi aspettatevi che questa cosa diventi una normalità, quindi adesso non potete più lamentarvi. Complimenti a tutti. Hideo Kojima torna a parlare di Death Stranding 2 on the Beach ed è confermato praticamente che il gioco sarà esclusiva PlayStation 5. Però attenzione, perché come molti dicono non si tratta di una scelta dovuta alla grafica che è stata spinta al massimo fino ai limiti della console. Kojima ha spiegato infatti che sarebbe potuta benissimo arrivare anche a una versione PS4. Questa scelta è per una questione di efficienza dello sviluppo e questa cosa ve l'ho spiegata anche quando parliamo di ottimizzazione dei giochi per PC. Avere un'unica piattaforma sulla quale sviluppare permette ai team di ottimizzare meglio i processi di sviluppo e inoltre nel caso di Kojima Production concentrarsi sulle meccaniche di gioco e sulla direzione artistica senza necessariamente dover pensare a compromessi con altre piattaforme. Insomma, questione di praticità e coerenza di visione, più che voler spremere la console fino al suo ultimo frame. Quindi Death Stranding 2 on the Beach rimane PlayStation 5 e attualmente è atteso in uscita il 26 giugno 2025. Ubisoft ha ufficialmente confermato di stare lavorando a un nuovo progetto dedicato a Rayman e attualmente è già in fase di sviluppo. Il franchise manca dalla scena dal 2013, l'ultimo se non sbaglio è stato Rayman Legends e adesso è praticamente già pronto a fare il suo rientro in scena. Il progetto ovviamente è nelle prime fasi di produzione e vede il coinvolgimento di due studi Ubisoft, Montpellier e Milano. E addirittura pare che Michael Ansel, il produttore della saga originale, sia coinvolto nello sviluppo di questo gioco come consulente. Quindi ci si aspetta che l'identità del personaggio e anche del gioco stesso ritorni alla saga originale. Ovviamente al momento non abbiamo altri dettagli ufficiali su come sarà questo nuovo Rayman, se si tratterà di un nuovo capitolo AAA, come pare però vogliono alcune voci di corridoio, oppure un remake addirittura del primo episodio. Comunque, Ubisoft ha promesso di condividere maggiori informazioni nei prossimi mesi, quindi continuate a seguire. Ehi capitano, non stiamo dimenticando qualcosa? Prima di andare avanti voglio fare un gigantesco ringraziamento ai razziatori di questa settimana, Luca e Yuri. In alto i boccali per loro. Giro di grog offerto dalla baia e che i venti vi siano sempre favorevoli, ragazzi.
Grazie di cuore per il vostro supporto. Beh sì, e ovviamente grazie anche a tutti quelli che seguono i video, mettono like, commentano e si iscrivono al canale. Grazie a tutti voi ragazzi, andiamo avanti. Dunque ragazzi, attenzione perché negli ultimi giorni stanno circolando un po' di notizie che dicono che Nintendo stia già lavorando su una versione OLED di Switch 2. Secondo i rumor, Samsung sarebbe il fornitore degli schermi OLED destinati a un futuro aggiornamento hardware della console. Ma tuttavia al momento non ci sono conferme ufficiali e le informazioni disponibili al momento parlano soltanto di una possibile collaborazione per il futuro, non di un progetto già in produzione. È altamente improbabile che un modello OLED di Switch 2 possa arrivare nel breve periodo, considerati i tempi di mercato. Se per esempio dovesse seguire il percorso della prima Switch, un modello OLED potrebbe vedere la luce solo dopo 2 o 3 anni dall'uscita del modello LCD. Inoltre, chi ha avuto modo di provare la Switch 2 durante la prima presentazione stampa a porte chiuse ha elogiato proprio la qualità dello schermo LCD, definendolo particolarmente brillante, con un'ottima resa visiva, tanto da non far sentire la mancanza immediata di un pannello OLED. Quindi ragazzi, morale della favola, niente ansia per tutti voi che avete già preordinato la Switch 2 che arriverà a giugno, perché la vostra console si presenterà al lancio con uno schermo più che degno. Konami finalmente ha mostrato al pubblico l'introduzione completa di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il remake del celebre terzo capitolo della saga di Hideo Kojima. Il filmato riprende in maniera fedele fra l'altro l'introduzione originale di Metal Gear 3 Snake Eater, ricreata però con grafica moderna sfruttando appunto il motore grafico Unreal Engine 5. La sequenza mantiene la stessa regia, lo stesso ritmo, le stesse inquadrature dell'originale, rispettando così l'impostazione voluta nel 2004, ma con un evidente salto tecnico e qualitativo. Vi ricordo che al momento la data di uscita del gioco è fissata al 28 agosto 2025. Out of Sight è ora disponibile in accesso anticipato in versione flat e in versione VR, ma attenzione perché sono due acquisti diversi, quindi se lo volete flat dovete acquistare la versione flat, se lo volete in VR dovete acquistare la versione VR. Questo gioco offre un ambiente horror molto particolare. Il gioco mette il giocatore nei panni dell'orsacchiotto di Sophie, una ragazza ceca che si muove all'interno di una lugubre villa guidata proprio dalla prospettiva del suo orsacchiotto. Questo punto di vista, che potremmo definire in seconda persona, crea un gameplay che si basa su suoni e intuizione diverso dai classici giochi horror. Attualmente il titolo, sia la versione flat che quello VR, è acquistabile su Steam con uno sconto del 20% fino al 29 maggio, con un prezzo che si aggira intorno alle €20 e credetemi li vale tutti. Vi ho già portato il prima di comprare sul canale, quindi prima di acquistarlo andate a recuperare il video e capite se vale la pena oppure no per voi, in base ai vostri gusti, acquistare questo gioco. La versione completa, cioè quindi l'uscita dall'accesso anticipato, dovrebbe avvenire intorno alla fine di quest'anno e soprattutto dovrebbe arrivare anche un'ottimizzazione per la realtà virtuale con un miglioramento delle prestazioni e soprattutto funzioni di accessibilità. E attenzione perché la situazione VR di questo gioco al momento, proprio per le prestazioni, è abbastanza critica e anche per questo è importante recuperare il prima di comprare. Ragazzi, breve inciso, vi ricordo che creare questi contenuti richiede tempo, impegno, molta passione e vi ricordo che cose come iscriversi al canale, mettere un like, commentare, seguire il video fino alla fine, queste sono tutte cose molto importanti. Quindi se apprezzate quello che faccio e vi piacciono i miei contenuti, fate queste cose che non vi costano nulla per supportare al meglio la baia. Adesso andiamo avanti. Ok, adesso parliamo di un aggiornamento molto importante che Meta ha aggiunto all'interno del firmware V77 per visori Meta. Sostanzialmente si tratta di una revisione totale dell'interfaccia dell'utente. La schermata principale adesso si presenta con un design molto più vicino a quello di Apple Vision Pro, un dispositivo che sta diventando un punto di riferimento per i visori di fascia alta. La novità più evidente riguarda la vetrina in primo piano dedicata ai contenuti Instagram, che ora addirittura è integrata all'interno della home. In pratica, come vi dicevo e come è sempre più evidente anche a chi non vuole vederlo, Meta sta spingendo sempre di più all'integrazione dei social all'interno del sistema operativo anche di Quest, portando questi contenuti social immediatamente disponibili all'utente, senza necessariamente dover aprire le app specifiche. Addirittura queste app vengono installate automaticamente ormai, anche se le andate a disinstallare ogni volta. Oltre a Instagram, adesso anche i contenuti multimediali
multimediali sono più facili da trovare e utilizzare, trasformando di fatto così il Quest, un dispositivo inizialmente pensato per il gaming, a una piattaforma più generalista, con un occhio attento molto al social e alla fruizione di contenuti multimediali. Ma ormai di questo, ragazzi, su questo canale se ne parla da settimane, perché noi ce ne rendiamo conto e riusciamo ad ammettere che questa cosa sta succedendo. Per altri non capisco perché, pare essere un peccato, per essere una difficoltà a dire sì, effettivamente la VR sta attraversando un brutto periodo. Tra l'altro ogni aggiornamento di Meta conferma sempre di più le mie preoccupazioni, e quello che si sta profilando sempre di più è un visore che si sta allontanando sempre di più dai giocatori, per diventare una sorta di copia economica di Apple Vision Pro. E non è una critica fine a se stessa, è una constatazione, ragazzi, perché chi cerca un'esperienza improntata sulla VR pura e focalizzata sul gaming rischia di rimanere deluso, perché Meta sta continuando a puntare tutto sul social e sui multimedia, allontanandosi sempre di più dalla sua base storica che l'ha fatto arrivare dove è adesso, grazie a noi che abbiamo acquistato visori e giochi. Upload VR Showcase, che è uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti, gli appassionati della VR e soprattutto del gaming, si prepara a tornare quest'estate. Questo evento però ormai lo conosciamo, è famoso non solo per essere uno degli attori più importanti per quanto riguarda l'annuncio di nuovi giochi, ma soprattutto per essere il palco per una quantità non indifferente di titoli amatoriali e piccolissimi sviluppatori alle prime armi. Infatti, qualsiasi sviluppatore nell'arco dell'ultimo anno abbia sviluppato o stia sviluppando un gioco VR può candidarsi tranquillamente a questo show tramite un link, anche se comunque la selezione finale non garantisce la presenza all'interno dello spettacolo. Quindi sì, seguiamolo, ma se vi aspettate grandi annunci di sviluppatori importanti, sappiate che potreste rimanere delusi, perché questo showcase tende generalmente a dare visibilità a produzioni di nicchia, spesso anche di qualità discutibile. Personalmente non mi aspetto grandissime rivoluzioni rispetto agli eventi degli anni passati, ma credo valga la pena comunque seguirlo, perché si potrebbe sempre trovare qualche sorpresa nascosta o qualche novità. L'evento si svolgerà quest'estate, ancora non c'è una data precisa, però speriamo che coincida con le mie possibilità e disponibilità, in modo tale da seguirli in diretta insieme, così da commentare in tempo reale tutte le novità belle e brutte. E ci sarà molto da commentare, credo. Into the Radius 2 è finalmente arrivato su Quest 3 in accesso anticipato. Si tratta del seguito del Survival VR uscito originariamente su PC. Adesso la sua atmosfera tesa e meccaniche di esplorazione e di combattimento sono state portate anche su Quest 3 in standalone e vi getta all'interno di un mondo post-apocalittico che già abbiamo conosciuto bene nel primo capitolo. All'uscita della versione standalone, la sera stessa ho portato la diretta però della versione PC, perché ho avuto qualche problema tecnico nel catturare l'immagine direttamente dal visore, ma per fortuna, avendo anche la versione PC, sono riuscito a trasmettere quella. Però tranquilli, perché già sto preparando il video dedicato proprio alla versione standalone per farvelo vedere. Va detto che al momento le due versioni non sono perfettamente allineate per quanto riguarda gli aggiornamenti. Quella PC ha qualche aggiornamento in più, quindi qualche contenuto in più, per esempio la nuova mappa, però ha confermato ovviamente che questi aggiornamenti più avanti arriveranno anche su Quest, pareggiando così il supporto. Il capitolo 2, fra l'altro, va detto che offre un'esperienza migliorata sotto qualsiasi punto di vista. Il gameplay è più rifinito, il gameplay è molto più solido rispetto al primo. Anche su Quest 3 è un titolo sorprendentemente fluido, con una resa grafica che, per essere standalone, è davvero notevole. Un ottimo lavoro che consiglio di provare agli amanti del Survival VR, con un'impronta piuttosto hardcore. Il gioco è già disponibile su Quest, quindi se volete acquistarlo risparmiando qualche doblone, nel primo commento di questo video trovate il link affiliato all'interno del gruppo Telegram Sconti Giochi Meta. Quindi entrate nel gruppo e troverete il link sconto per l'acquisto del gioco all'interno di questo gruppo, insieme ovviamente a tanti altri giochi, tutti con sconto. Syberia VR è ufficiale, arriverà quest'anno su Meta Quest 3 e altre piattaforme. Si tratta
di una remastered per quanto riguarda la versione flat, mentre un adattamento per quanto riguarda la versione in realtà virtuale. E si tratta del primo capitolo storico di Benoît Socal, è uno dei titoli che ha fatto innamorare penso più giocatori dell'epoca dei punta e click e delle avventure grafiche. Devo essere sincero, però mi aspettavo un vero e proprio remake, magari con una grafica rifatta da zero, qualche modernizzazione del gameplay, però vabbè, accontentiamoci, perché purtroppo dopo la grossa delusione del terzo capitolo, che nel tentativo di rilanciare questa grande esperienza ha rischiato quasi di affossarla, finalmente è arrivato quello che tutti gli amanti della serie di Syberia stavano aspettando, ossia un ritorno alle origini. Il gioco ripropone ovviamente il capitolo principale, il primo capitolo, con un adattamento anche in realtà virtuale. Ovviamente parliamo di un adattamento in VR, ma sempre in terza persona, quindi non vi aspettate che adesso sarà possibile vivere le avventure di Kate in prima persona, ma d'altronde è un'avventura grafica, quindi è anche meglio che venga lasciata l'originalità anche dalla prospettiva delle inquadrature. In ogni caso, giocarlo in realtà virtuale potrebbe essere anche un modo di riscoprire questo gioco, sia per tutti quelli che l'hanno già giocato e apprezzato, ma anche per i nuovi giocatori che vogliono approcciare per la prima volta. Sono curioso di vedere come verrà gestita la navigazione all'interno del gioco e soprattutto la risoluzione di alcuni enigmi, perché se fatte bene, effettivamente Syberia potrebbe addirittura rilanciare il modo in cui fare questo genere di giochi in realtà virtuale. Dunque, ennesimo rinvio. Zombie Army VR sarebbe dovuto già essere all'interno delle nostre librerie e invece ecco arrivare l'ennesimo rinvio. Il gioco adesso uscirà a giugno. A questo punto devo essere onesto, ragazzi, non nutro molte speranze per questo gioco. Alla fine si tratterà sicuramente dell'ennesimo zombie shooter con impostazione semi-arcade, basato più sul gameplay cooperativo che su una vera e propria campagna. Non mi aspetto chissà quale narrazione o chissà quale elementi di design innovativi. E fra l'altro tutti questi rinvii che continuano a sommarsi uno dopo l'altro, non fanno altro che aumentare i miei dubbi. Per carità, a volte lo sappiamo, un ritardo può anche essere positivo, il caso di Green Hell ad esempio, che si è preso 6 mesi di tempo per cambiare il motore grafico del gioco, scelta azzeccatissima che ha determinato un miglioramento della qualità visiva di quel gioco. Il problema purtroppo è che nella maggior parte dei casi, lo sappiamo benissimo, un rinvio o addirittura molti rinvii sono sinonimo di problemi. Lo abbiamo già visto con Wanderer The Fragment of Fate, che dopo 1 milione di rinvii motivati con vogliamo che il gioco sia perfetto al lancio, e alla fine l'abbiamo visto, al day one l'abbiamo giocato ed era praticamente un mezzo disastro, no, era un disastro totale. Spero che non sia lo stesso per Zombie Army VR, perché comunque dietro c'è Rebellion, quindi è uno sviluppatore importante ed è da apprezzare che voglia sviluppare anche in realtà virtuale. Però più passano i mesi, ragazzi, più ve lo devo dire, Zombie Army VR mi sta dando l'impressione di un progetto che sta arrancando dietro la ricerca di voler mantenere quelle promesse fatte, e forse magari per qualche problema tecnico si stanno rendendo conto di non riuscire a mantenerle. Però vediamo a giugno. Intanto tenete l'hype sotto controllo, perché rischiate di rimanere delusi. Allora, finalmente abbiamo una data e qualche dettaglio in più concreto sull'uscita di Laser Dance, ed è il caso quindi di parlarne. Lo stavo seguendo già dal suo primo annuncio, ormai circa un annetto fa, e vi prego, prima che qualche genio si svegli e venga a scrivere tra i commenti ma come prima critichi la mixed reality adesso ci stai parlando di Laser Dance. Allora, fermi un attimo, perché io mi stupisco come sempre nel 2025 ci sia ancora gente incapace di ascoltare, leggere e capire quello che sta sentendo e leggendo. E lo dico sempre, questo si chiama analfabetismo funzionale. È come un altro che l'altra volta in un commento sotto il video di Out of Sight mi ha scritto: ma come prima dici che la VR è morta e poi porti contenuti sui giochi VR? Amico mio, quello è un gioco flat con una mod VR creata da Flat to VR. In ogni caso, sul mio canale qui si parla di videogiochi flat e VR e soprattutto dell'andamento del mercato. Se analizzando il settore io vedo che la VR sta andando verso una
una direzione sbagliata per il gaming, e allora lo dico. Se poi in mezzo al mare in tempesta vedo che c'è una scialuppa che sta cercando di non affondare e vale qualcosa, e allora la segnalo, punto. E perché vi sto parlando di Laser Dance? Perché non è l'ennesima copia di Beat Saber con le mani, con i piedi, senza controller, senza occhi, senza orecchie. Non è l'ennesima versione di Super Hot, ma con meccaniche un po' reimpastate. Qui c'è un'idea diversa. Laser Dance sfrutta l'intero ambiente reale. Ti piazza randomicamente dei laser all'interno di casa, ti dà un obiettivo da raggiungere. Tu devi districarti fra i laser per raggiungere quell'obiettivo e il gioco poi ti aumenta gradualmente il livello di difficoltà, costringendoti ad abbassarti, schivare, fare il contorsionista come Catherine Zeta-Jones, ma ovviamente non avremo mai il suo culo, e sembra di stare all'interno di un film di spionaggio. È una cazzatina di gioco? Sì, certo che lo è in mixed reality? Ma va bene, sti cazzi. È il gioco che salverà il settore? Assolutamente no. Ma in questo vuoto cosmico di uscite VR di qualità, anche un'idea leggera e divertente fatta bene come questa, potrebbe essere un motivo per tornare a indossare il visore che è messo lì da un po'. Quindi non ho cambiato idea sulla mixed reality e non credo assolutamente che sia la strada giusta da intraprendere per il futuro del gaming in VR. Continuo ad essere convinto che stia togliendo spazio e visibilità a titoli più corposi e strutturati in realtà virtuale. Però se ogni tanto esce qualcosa di valido anche in mixed reality, ma perché non dovrei parlarne solo perché di solito critico la mixed reality? Adesso non vuol dire che sto parlando bene di Laser Dance e quindi la realtà virtuale è rinata, ma anzi vuol dire che proprio perché non ci sono esperienze VR così importanti di cui parlare, vi devo accontentare di parlarvi di Laser Dance, che comunque è una delle pochissime esperienze valide in mixed reality. E ragazzi, ascoltate e imparate un attimo a ragionare prima di attivare le dita per scrivere le vostre stronzate, perché se la metà di voi usasse di più le orecchie e il cervello piuttosto che le dita, saremmo tutti più contenti, ma al tempo stesso avrei meno contenuti per fare i miei video su commenti del cazzo. Quindi non lo so, vabbè dai, continuate a scrivere cagate. E infine vi parlo di Into the Darkness. Finalmente c'è una data per l'accesso anticipato e questo lo seguo da circa un anno, quindi no, non fa parte di quella valanga di robaccia senza senso che sta affogando il mercato VR, perché questo gioco è nato molto tempo prima. Il problema è che arriva in un momento un po' disgraziato, dove anche i titoli un po' più promettenti rischiano di finire nel calderone della mediocrità generale, solo perché il settore attualmente è invaso da prodotti di serie Z. Devo dire che mi ricorda molto Robo Recall mischiato un pochino con quei giochi basati sulla fisica stile Boneworks, Blade and Sorcery, però una piccola differenza che potrebbe renderlo interessante: ha una campagna in single player, e questo ovviamente in questi tempi è già una piccola rivoluzione. Ripeto, lo aspetto da un bel pezzo, non lo so se riuscirà a mantenere le promesse, però lo proverò al day one sicuramente, quindi se effettivamente sarà quella cosa diversa che promette essere dalle anteprime ve lo farò sapere subito. Al tempo stesso, se sarà l'ennesima scusa per picchiare manichini all'interno di un magazzino senza un motivo, senza un perché, ve lo farò sapere comunque. Incrociamo le dita, perché la nostra VR attualmente è piena di sandbox dove picchiare gente senza scopo, e direi che per gli investimenti che ci abbiamo fatto non ce lo meritiamo, raga. E ragazzi, non siate tristi, ciurma, perché anche oggi siamo arrivati alla fine della traversata. Io ringrazio tutti per essere arrivati fino alla fine, essere rimasti a bordo fino all'arrivo. Vi ricordo, nel primo commento trovate sempre dei link utili, per esempio per l'acquisto di Quest 3 o 3S col mio link affiliato, e utilizzando quei link avrete in automatico 30 euro di credito attivando il visore. Poi se vi servono giochi in sconto vi lascio il link al gruppo Telegram Sconti Giochi Meta. Poi c'è un altro link a un altro gruppo Telegram che è la chat della baia, dove ci organizziamo per giocare, parliamo di videogiochi e qualsiasi altra cosa. Se dovete acquistare accessori VR, cinturini, altri tipi di accessori, grip, coprilente, qualsiasi cosa, e volete anche uno sconto, nella descrizione del video trovate i miei link con tanto di coupon sconto per accessori Kiwi Design, Cyber VR, MVR, VR Cover,
ProTube, B-Haptics, lenti graduate VR Rock per giocare in VR senza occhiali da vista e molto altro. Date uno sguardo ai link nella descrizione del video. Ragazzi, come sempre fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate degli argomenti che abbiamo trattato in questo video, e se volete supportare la baia con qualche doblone nel forziere, sotto al video trovate il tasto grazie, e come ogni lunedì ringrazierò quelli che durante la settimana lasceranno qualche doblone. E adesso dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una prossima avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!